Notizia dell'ultima ora. A Ripamonte è scomparsa la tartaruga vincitrice della storica corsa di tartarughe. Gli abitanti del paese sono sconvolti. Sul posto c'è il nostro inviato. Franco, ci senti? Sì, vi sento. In effetti posso confermare che la situazione a Ripamonte è abbastanza tesa. La tartaruga Giorgio è una celebrità in paese. Ha vinto la storica corsa di tartarughe negli ultimi 10 anni e si apprestava a farlo anche quest'anno, ma è scomparsa da questa mattina. Sono qui con il custode del parco. Cosa ne pensa? Sono sconvolto. Ho aperto come ogni mattina il parco. Quando sono arrivato al laghetto non avrei mai pensato di vederlo vuoto. La tartaruga Giorgio è sempre stata lì da anni. Mi chiedo se mi sarei dovuto accorgere di qualcosa prima. Forse se fossi arrivato prima avrei visto chi l'ha presa. Le chiavi le ho solo io e l'associazione di scout che fa volontariato qui ogni sabato. Non so spiegarmelo. Grazie. Secondo gli inquirenti, chiunque ha preso Giorgio sarebbe entrato nella notte nel parco e avrebbe portato via il povero animale. È un mistero da risolvere. A voi la linea. Certo, continua a investigare e tienici aggiornati. Grazie per l'intervista. Continuerò a fare delle domande in giro. Certo. Dovrebbe intervistare anche qualcuno di Ripavalle. Il paese è qui vicino. Forse sono stufi di perdere la corsa delle tartarughe e hanno rapito Giorgio. Interessante. Vieni, Jack. Signora, scusi, lei è una volontaria che sta cercando la tartaruga da ore. Ha trovato qualcosa? No, avrei voluto trovare qualcosa, ma niente. Ho dei sospetti su quei tipacci di Ripavalle. Una volta hanno detto che avrebbero preso Giorgio, che non sopportavano vederla vincere tutte le gare. È la seconda persona che mi parla del paese rivale Ripavalle. Forse avrei dovuto fare un giro lì prima. Andiamo, Jack. Eccoci a Ripavalle. Buonasera, sindaco. Sono un giornalista investigativo. Sto facendo delle domande sulla scomparsa della tartaruga Giorgio. Sì, ho sentito quello che è successo. Noi di Ripavalle non c'entriamo nulla con questa scomparsa. A mio parere avrebbe dovuto insistere con gli abitanti di Ripamonte. Comunque può chiedere in giro, non ci sono problemi. Jack, ma perché ti porti dietro quel cappellino da questa mattina? Fammi vedere. Ma certo, come ho fatto a non pensarci? Gli scout. Sei un genio. Andiamo. Sapevo che avrei trovato Giorgio con voi. Ma come ha fatto? C'era un vostro cappellino al parco e qualcuno di voi ci seguiva ad ogni intervista. Ma perché avete preso Giorgio? Perché siamo stufi di questa rivalità tra i due paesi e di veder gareggiare queste povere tartarughe. Sono sfruttate. Volevamo lanciare un messaggio. Penso che sarebbe stato meglio parlare direttamente con gli adulti. Ci abbiamo provato. Hanno detto che ci avrebbero pensato, ma le cose non sono mai cambiate. Vogliamo che Giorgio viva tranquilla, senza gare, senza rivalità. Sono d'accordo con voi. Parlerò io con gli adulti. Il mistero della tartaruga scomparsa è stato risolto. La gara annuale è stata annullata e verrà trasformata nella festa delle tartarughe. Ripamonte e Ripavalle la organizzeranno insieme. Da Ripamonte è tutto, a voi la linea.
The past conditional is formed with the present conditional of the auxiliaries verbs to be or to have, and the past participle of the main verb. See the video linked in the information box to find out when to use the auxiliary verbs to be or to have. Let's see some examples. Mangiare. Io avrei mangiato. Tu avresti mangiato. Lui, lei, avrebbe mangiato. Noi avremmo mangiato. Voi avreste mangiato. Loro avrebbero mangiato. Vedere. Io avrei visto. Tu avresti visto. Lui, lei, avrebbe visto. Noi avremmo visto. Voi avreste visto. Loro avrebbero visto. Partire. Io sarei partito. Io sarei partita. Tu saresti partito. Tu saresti partita. Lui sarebbe partito. Lei sarebbe partita. Noi saremmo partiti. Noi saremmo partite. Voi sareste partiti. Voi sareste partite. Loro sarebbero partiti. Loro sarebbero partite. As you can see, when I use the auxiliary verb to be, I must agree the past participle in gender and number with the subject. Let's see when to use this tense. To express an unreal hypothesis. Se fossi uscita prima di casa, sarei arrivata in ufficio in tempo. In indirect interrogative sentences, to express a question or doubt. Mi chiedo se mi sarebbe piaciuto vivere a Roma. To express the future in the past, in indirect speech. Luca disse che sarebbe andato al lavoro il giorno dopo. To express desires that have not been realized in the past or that cannot be realized in the present or future. La scorsa estate sarei venuta volentieri in vacanza con voi. To express unrealized actions or opinions or advice. Avrei dovuto fare la docente. Avresti dovuto praticare uno sport da piccolo. To give unconfirmed news in the past. Secondo testimoni, l'attore sarebbe rimasto a cena in quel ristorante. Per questa lezione è tutto. Se ti è piaciuta, iscriviti al canale e lascia un bel like. Alla prossima lezione. Ciao!